Capitolo 24. La personalizzazione è ormai un must. Il video è narrato da Luna, la nostra intelligenza artificiale. Riepilogando, abbiamo visto fino adesso che nelle fasce d'età maggiormente giovani risulta maggiore la volontà di condividere i propri dati affinché si possano ricevere delle offerte personalizzate sui propri comportamenti d'acquisto. Vediamo ora, lato GDPR, quindi relativamente alla privacy, come sono messe le cose, qual è il comune sentore delle persone, dei consumatori. Sempre relativamente alla stessa ricerca presa in esame poc'anzi, valutando gli intervistati sempre sulla base delle stesse fasce di età, vediamo come le fasce di età più giovani sono quelle che maggiormente tendono a condividere i propri dati, però solo quando hanno la consapevolezza di quello che ci si va a fare. Come lo vediamo tradotto? Possiamo infatti notare, nella tavola successiva, come la misura dell'abbandono o del minor utilizzo dei social tende infatti ad aumentare. Arriviamo infatti dal 43% di abbandono fino al 52% di riduzione nella prima fascia d'età, quella che va dai 18 ai 24 anni, dal 43% di abbandono fino al 48% di riduzione nella seconda fascia, ossia le età che vanno dai 25 ai 35 anni, e così a scendere. Quindi, più vediamo aumentare l'età delle persone, meno hanno paure lato GDPR, lato privacy, cioè paure legate all'uso ed utilizzo dei dati personali, in qualche modo ceduti, anche se in ogni caso, restano anche le fasce d'età maggiormente restie nel condividerli. Dall'altra parte, troviamo invece i più giovani, che se da una parte sono fortemente orientati alla condivisione dei dati, dall'altra, come evidenzia la tavola, lo fanno a patto che si conosca l'utilizzo finale degli stessi. In ogni caso, l'elemento più importante che ci teniamo a sottolineare, e che avvalora di gran lunga il nostro lavoro di questi anni, è il contenuto della tavola successiva, che andiamo subito a commentare. Il generale e costante progresso nelle tecnologie e negli strumenti volti alla profilazione delle persone aumenta ovviamente anche il timore che possano essere visti elementi e dati che non vogliamo invece condividere. La sensazione di essere tracciati e seguiti è uno spauracchio che mette paura sicuramente a molti. La paura di quello che succede o di come si possa essere seguiti o spiati, anche perché oggi si utilizzano sistemi sempre in ascolto come Google Home, Alexa, Siri, e porta a pensare ad un conflitto che da una parte vive una sensazione di pericolo di poter essere traditi da quelle che sono le tecnologie. Quindi la sensazione di pericolo è relativa al rischio di mettere a disposizione dati che non si vuole rendere invece disponibili, dall'altra parte c'è in ogni caso una netta percezione della necessità di ricevere esperienze personalizzate ed uniche. Questa percezione è altissima. Le fasce che vanno dai 18 ai 24 anni e dai 25 ai 35 si ritrovano entrambe all'80%. 80 persone su 100, in quelle due fasce d'età, hanno un'altissima esigenza di personalizzare le esperienze utente, e se andiamo verso la terza fascia, quella che va dai 36 ai 54 anni, tale percezione, pur scendendo di 10 punti, resta comunque altissima, attestandosi al 70%. Abbiamo poi l'ultima fascia, quella dai 55 ai 75 anni, che pur essendo quella statisticamente più bassa, si ritrova al 52%. Il dato medio degli utenti intervistati, sempre a proposito della percezione della necessità di personalizzazione delle esperienze utente, è pari al 71%. Ecco il motivo per cui affermiamo che questo tipo di ricerca è l'ennesima, una delle più importanti, che va ad avvalorare tutto il nostro lavoro di anni, che ci ha portato a realizzare una soluzione informatica che ci consente di tracciare gli acquisti di ogni singola persona, ai fini di creare un vero e proprio modello comportamentale di tipo One is One.
Uno vale uno, perché noi riteniamo realmente che ogni individuo fa storia a sé stante, e la risposta a questa nostra affermazione è anche, come abbiamo visto nei risultati di questa tavola, anche in quest'intervista e nei suoi punti salienti, in quanto ricalca la medesima direzione che abbiamo percorso e che abbiamo utilizzato come guida per scrivere il nostro software. Hai un'attività commerciale? Sì. Bene. Aprila anche online tramite noi. Quindi, alla domanda come creare un e-commerce, le risposte sono: non il classico sito e-commerce aperto a tutti, ma un'app personalizzata per la tua attività, che tu possa far installare ai tuoi clienti. In questo modo, venderai solo a loro, ossia solo a coloro che ti conoscono e l'hanno scaricata, ma fidelizzerai 1 milione di volte di più di uno store aperto a tutti, ma da pubblicizzare. Ricorda che i tuoi clienti fedeli sono i tuoi clienti più importanti. E non devi perderli. Noi proponiamo la nostra soluzione. Un'app che ti consente di fare e-commerce su di una tua piattaforma partendo dai tuoi clienti di tutti i giorni e solo per loro. Come mai una scelta del genere? Se non hai ancora capito, più andremo avanti e più le grandi concentrazioni, sia fisiche che virtuali, saranno troppo forti. Sempre di più si affacceranno altri portali come TikTok o Douyin, dove gli influencer vendono dal vivo articoli di tutti i tipi, utilizzando degli streaming video che si aggiungeranno a YouTube, perché anche Google entrerà prepotentemente nel mondo dell'e-commerce, ma anche agli attuali Amazon e compagni. Come puoi pensare ancora di combattere contro tutte queste grandi piattaforme e con le future che nel tempo arriveranno? L'app ti consentirà tutto in modo smart ed ha tutta una serie di funzioni che, oltre a fornire ai tuoi clienti dei servizi a valore aggiunto, li fidelizzerà, vendita dopo vendita. Curioso di scoprire come creare un e-commerce con la nostra app, E-commerce Evolution? Scopri tutte le sue funzioni.